Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di punte da trapano. Eh sì, scopriremo quali sono le differenze tra le tre principali tipologie di punte da trapano, quindi legno, ferro, muro. Analizzeremo i materiali e analizzeremo anche gli agganci e capiremo tutte quelle sigle che ruotano intorno al mondo delle punte da trapano, quindi SDD, SDS, HSS. Comprenderemo tutto in maniera veloce e in maniera semplice. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, per cui vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, incominciamo analizzando la differenza tra le tre principali categorie di punte da trapano. Iniziamo con le punte da ferro. Perché? Perché come state vedendo in questo momento la punta da ferro è quella che più assomiglia a una punta, non ha niente di particolare. È una punta con la sua elica a forma elicoidale che serve appunto per forare il ferro. Non ha nulla di particolare e noi la riconosciamo proprio per questo. Perché? Perché le altre due invece sono fatte in maniera completamente differente. Iniziamo con le punte da legno, che è quella che ci assomiglia di più. Ve le sto mostrando in questo momento. Le punte da legno le riconosciamo perché all'estremità presentano delle punte acuminate che servono per scanalare il legno prima di fare il foro. Quindi se voi toccate la punta di una punta da ferro probabilmente non vi fa nulla, mentre se toccate la punta di una punta da legno vi pungete, perché sono presenti queste punte finissime che servono per forare il legno e scanalarlo prima della foratura effettiva. Questo è il modo per riconoscere le punte da legno. Ora andiamo alle punte più particolari, quelle che si riconoscono proprio da lontano, cioè quelle da muro. Come potete vedere, le punte da muro hanno delle placche, in questo caso sono 4, nella sua estremità, che servono appunto per scavare il muro. Queste placche sono fatte di un materiale molto duro, ma poi andremo a vederlo in seguito, il materiale di cui sono fatte. Questa che vi sto mostrando io è una punta professionale, quindi ha 4 placche. Le punte un pochettino più economiche, ma che per i nostri lavori di casa vanno benissimo, hanno solo 2 placche. Detto questo, voi avete capito qual è la differenza tra le tre principali categorie di punte da trapano. Ora passiamo alla sezione dei materiali. Di cosa sono costruite? Di cosa sono fatte le punte da trapano? Beh, fondamentalmente sono fatte d'acciaio. Tutte. Come sappiamo esistono tantissimi tipi di acciaio, è per questo che ci sono punte di maggiore qualità e punte di minor qualità. Come facciamo noi a riconoscere una punta di ottima qualità? Beh, qui ci introduciamo nella prima sigla. Quando una punta viene denominata HSS, che vuol dire High Speed Steel, quindi acciaio per alta velocità, in questo caso si tratta di un acciaio particolarmente duro e già solo questo ci indica che sono punte veramente di ottima qualità. Dicevamo sono fatte di acciaio, però ovviamente quando si sale di livello l'acciaio viene mescolato con materiali ancora più duri. Quindi per quanto riguarda le punte da legno e le punte da ferro faremo lo stesso discorso. Ci sono principalmente due materiali che vengono inseriti all'interno di punte di livello molto alto per renderle più dure. Il primo materiale che andiamo a esaminare è il cobalto. Questo è un materiale molto duro e viene inserito all'interno dell'acciaio in una percentuale tra il 5 e l'8%. Più è alta la percentuale di cobalto, più la punta sarà dura. Vi dico subito che l'uomo di casa vi consiglia le punte in cobalto. Perché? Lo andremo a capire quando parliamo del secondo materiale con cui vengono, o della seconda lega con cui vengono costruite le punte da legno e le punte da ferro, che sarebbe il titanio. Il titanio è un materiale ancora più duro del cobalto, ma a differenza del cobalto stesso è un pochettino più fragile. Quindi che succede? Noi abbiamo delle punte estremamente dure, estremamente resistenti, se utilizzate correttamente, ma se per caso ci scappano di mano e ci cadono per terra, possiamo rovinarle. Questo le rende inadatte a noi, perché noi come uomini di casa non dobbiamo fare lavori particolarmente astrusi, abbiamo solo bisogno di buone punte. E quindi questo fatto che se le lasciamo incustodite ci cadono, si rovinano, non va bene. Quindi quello che vi consiglio io è di comprare punte in cobalto e avrete punte veramente di una qualità top. Per quanto riguarda invece le punte da muro, la questione cambia.
Le placche di questa punta da muro sono costruite con materiali durissimi, con uno dei più duri materiali presenti sul nostro pianeta: il carburo di tungsteno. Se comprate punte al carburo di tungsteno, siete sicuri di avere una punta che vi durerà praticamente in eterno per gli utilizzi che può fare un uomo di casa. La comprerete una volta e non la comprerete più. Le punte di minor qualità sono fatte solo in acciaio e hanno solo la forma della punta da muro, ma non hanno le placche in carburo di tungsteno. Se voi leggete nell'etichetta che ci sono le placche in carburo di tungsteno, siete a posto, avete delle punte di livello top. E ora abbiamo finito quindi anche il nostro secondo argomento, cioè i materiali. Passiamo al terzo argomento, cioè gli agganci. E qua ci addentriamo anche in alcune sigle che vengono dette parlando delle punte da trapano. Gli agganci. Ci sono in particolare 3 tipi di agganci delle punte da trapano. Aggancio numero 1, quello che viene chiamato SDD. Io non ho trovato a cosa si riferisce questo SDD. Questa sigla non so che cosa voglia dire, forse Super DD, non so che cosa voglia dire. Il concetto è che questo è un aggancio classico, cilindrico, piatto. Voi lo inserite dentro il mandrino del vostro trapano e siete a posto. Non ha nessuna scanalatura, è un cilindro perfetto, come vi sto mostrando in questo momento. Invece l'altro aggancio, quello che è un pochettino più particolare, che viene utilizzato a livello professionale, è l'aggancio SDS, e di questo vi dico che cosa vuol dire. Vuol dire Special Direct System, quindi un sistema speciale diretto. La punta SDS viene utilizzata solitamente in trapani tassellatori e in trapani demolitori. Come vi sto mostrando in questo momento, l'aggancio SDD è semplicemente un aggancio che ha delle scanalature nel metallo. Questo permette alla parte battente del martello di poter far battere, far andare avanti e indietro la punta senza che la punta si sfili. Quindi è adattissima per martelli demolitori e martelli tassellatori e viene utilizzata soprattutto per questo tipo di attrezzo. Quindi abbiamo detto SDD cilindrico, SDS con le scanalature. Ne rimane un ultimo, che però viene usato poco, in realtà non è vero, viene usato come gli altri, che è l'aggancio esagonale, cioè l'aggancio degli inserti che noi di solito utilizziamo nel nostro avvitatore. Perché c'è bisogno di punte con gli agganci degli inserti o con l'aggancio esagonale? Perché esistono dei particolari tipi di trapani, come ad esempio i trapani impulsi, che non hanno il mandrino, ma hanno semplicemente l'attacco esagonale. Se voi volete forare un muro con un trapano a impulsi, e magari siete lì, dovete fare un foro, avete il trapano a impulsi, dovete utilizzare per forza una punta con l'attacco esagonale. Bene signori, noi in questi pochissimi minuti abbiamo reso in maniera esaustiva quasi tutto quello che si può dire sulle punte da trapano. Ovviamente, se volete avere maggiori particolari, oppure volete studiarvi, tra virgolette, meglio quello che io ho detto, vi lascio il link del mio sito, l'uomodicasa.it, dove ho pubblicato un articolo piuttosto lungo sull'argomento in cui vi spiego tutte queste cose, anche con più dovizia di particolari e con qualche foto. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, ma spero soprattutto che vi sia stato utile. Se c'è qualche domanda fatemela qui sotto nei commenti e io ovviamente vi risponderò come faccio sempre. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.